Oggi voglio trattare un argomento un po' particolare, che è quello dell'alimentazione degli uccellini selvatici. Spesso mi chiedono se è giusto dare da mangiare alla fauna selvatica. La risposta da naturalista è tassativamente no. Dare da mangiare agli animali selvatici non è mai una cosa buona per loro soprattutto. Però se ci troviamo in città, quindi in aree molto antropizzate, con poca vegetazione nei dintorni, e ci sono uccellini che girano come cince, fringuelli e cardellini, nel periodo invernale può essere un piccolo aiuto per loro per superare questo periodo un po' rigido, dove qua in queste zone effettivamente fanno fatica a trovare cibo. Negli anni, da quando ero ragazzino ad adesso, in queste zone ho notato un drastico calo di specie, sia nel numero di individui che proprio nella quantità di specie. Per esempio i passeri qua non esistono più, non si vedono più da tanti anni. Quindi, facendo questi piccoli ragionamenti, fornire un po' di cibo esclusivamente in inverno si può fare. La cosa importante è sapere come farlo, perché per esempio dare da mangiare pane e biscotti è una delle cose più sbagliate che si possa fare, sono dannosi per loro. Quindi in commercio vendono dei mix di semi adatti agli uccellini selvatici, oppure anche della frutta come pere, mele e cachi vanno benissimo. Anche la frutta secca va bene, noci, nocciole e anacardi, purché siano senza sale, assolutamente senza sale. Come si fa? Ci sono delle mangiatoie, io uso queste che sono piccoline con un foro molto piccolo qua davanti, che permette l'alimentazione della piccola avifauna, quindi passeri, verdoni, cince e via discorrendo, ed evita che piccioni, gazze, cornacchie riescano ad alimentarsi anche loro. Non hanno bisogno di essere alimentati quegli uccelli, soprattutto i piccioni, che fanno diversi chilometri per andare a trovare cibo in campi o altre zone. Altra cosa fondamentale è che quando si fornisce cibo non bisogna assolutamente farsi associare al cibo, quindi l'uccellino non deve associare la nostra persona al cibo, e questo si fa fornendo il cibo la sera. Quando diventa buio, loro si sono ritirati per riposarsi, a quel punto si possono caricare le mangiatoie. Un'altra cosa importante è che ogni volta che finiscono la mangiatoia, quindi tutti i semi della mangiatoia, di solito avviene nell'arco di 1 o 2 giorni, è importante disinfettare la mangiatoia, soprattutto i posatoi qui dove loro appoggiano le zampe. È vero che siamo in inverno e le malattie si sviluppano meno facilmente, però fornendo da mangiare ci sarà una concentrazione maggiore in un unico luogo di diverse specie, di diversi soggetti, quindi per evitare ogni rischio per loro è importante disinfettarle. Le mangiatoie vanno posizionate in luoghi dove non siano raggiungibili da cani, gatti o anche scoiattoli grigi. Anche gli scoiattoli grigi non hanno bisogno di essere alimentati, sono bravissimi ad alimentarsi da soli, e poi essendo una specie alloctona è meglio evitare, perché già sono troppi. Io da buon naturalista sono molto curioso e voglio sapere che specie vengono a mangiare alle mangiatoie, quindi se non posso posizionarmi da qualche parte di nascosto per fotografarli, posiziono una fototrappola sul ramo dell'albero che mi monitora 24 ore al giorno che animali vengono a mangiare alle mangiatoie, e nel caso se devo spostarle per evitare problemi con scoiattoli o altre specie. Finito il periodo invernale si toglie tutto. Non va bene alimentarli tutto l'anno, perché si crea un'abitudine sbagliata per loro. Vengono un po' antropizzati, così non va bene. Quindi finito il periodo invernale dell'alimentazione, tolgo tutto, metto via tutto e loro si arrangiano benissimo da soli, sia in primavera che in estate che in autunno. Per il resto divertitevi a osservare senza farvi vedere gli uccellini mentre mangiano, e mi raccomando non fatevi associare al cibo.